Thanks to the lame ass security, I'm going home. Police and fans, 16 arrests, and reportedly over $1 million worth of damage to the brand new amphitheater. It's only the second concert ever to be held there. Guns N' Roses singer Axl Rose was arrested at New York's John F. Kennedy International Airport at 8:45 a.m. on Sunday morning. According to police reports and eyewitness accounts, about an hour into the show, Rose spotted a fan in the front row taking photos of him and got upset. St. Louis, 2 luglio 1991. Polizia antisommossa, elicotteri, feriti e arresti. Una notte di rivolta che non esplode per le strade, ma dentro un'arena durante il concerto di quella che in quegli anni era definita la band più pericolosa del mondo, i Guns N' Roses. All'apice della loro carriera, dopo il successo planetario di Appetite for Destruction e con quel mastodontico Use Your Illusion Tour, partito proprio nel gennaio del 1991, che stava anticipando l'uscita dei 2 album gemelli, i Guns N' Roses vivevano un momento di gloria assoluta. La band era al centro dell'attenzione mondiale, pronta a consacrarsi definitivamente come icona del rock, con concerti sempre più grandi e spettacolari, ma anche sempre più carichi di tensione ed eccessi. Quella sera, al Riverport Amphitheater appena inaugurato, l'atmosfera era elettrica, resa ancora più intensa dal consueto ritardo nell'ingresso della band sul palco. Poi, quando finalmente i Guns N' Roses diedero inizio al concerto, l'adrenalina tra i fan salì alle stelle, e nessuno avrebbe mai immaginato che quella serata di puro rock sarebbe presto degenerata in un caos senza precedenti. Dopo circa un'ora di concerto, durante l'esibizione di Rocket Queen, qualcosa andò storto. Axl Rose notò un fan in prima fila che stava scattando foto e chiese più volte alla sicurezza di confiscargli la macchina fotografica. Ma la sicurezza non intervenne. Hey, take that! Take that! Now, get that guy and take that! I'll take it, goddamn! Esausto e frustrato, a quel punto Axl saltò tra la folla per affrontare il fan da solo. Thanks to the lame ass security, I'm going home. We're out of here. Il fan in questione era Bill Stump Stephenson, noto nella scena locale come fotografo e appassionato di concerti, ma anche membro del club motociclistico Saddle Tramps. Secondo alcune testimonianze di fan e più tardi dello stesso Axl Rose, Stephenson non si limitò a scattare foto, ma spingeva e infastidiva gli altri spettatori, tutto sotto gli occhi degli addetti alla sicurezza, che probabilmente, proprio perché lo conoscevano o erano suoi amici, non intervennero mai per allontanarlo. A quel punto, dopo essere risalito sul palco e aver perso una lente a contatto, Rose, visibilmente irritato per il mancato intervento della sicurezza, sbatté il microfono sul palco e annunciò che a causa loro se ne sarebbe andato a casa. Ma una volta accese le luci dell'arena, la folla, già agitata per il gesto e le parole di Rose, apparve ancora più confusa e nervosa. Nel giro di pochi minuti, urla, spintoni e lanci di oggetti trasformarono l'atmosfera in un caos crescente. Il palco, sorvegliato disperatamente dai membri della sicurezza e della crew, venne preso di mira da seggiolini, bottiglie e altri oggetti improvvisati, mentre qualcuno iniziò persino ad accendere piccoli fuochi e a staccare parti delle strutture circostanti. La situazione arrivò al collasso nel momento in cui i primi spettatori riuscirono a salire sul palco, proprio mentre nel backstage i Guns, con Rose ormai calmato, erano pronti a risalire per suonare gli ultimi pezzi. In quel contesto così pericoloso, il gruppo venne fatto salire di corsa su un furgone.
e sul palco esplosero le prime colluttazioni tra polizia e spettatori inferociti. Alcuni tentarono di impossessarsi degli strumenti abbandonati, altri continuarono a lanciare oggetti verso le forze dell'ordine, rendendo vano ogni tentativo di ristabilire la calma. Con migliaia di fan ormai fuori controllo, sul posto accorsero rinforzi della polizia in assetto antisommossa, ambulanze, camion dei pompieri e persino elicotteri. La folla si divideva tra chi cercava disperatamente di mettersi in salvo e chi, accecato dalla rabbia, continuava a scontrarsi con le forze dell'ordine, trasformando l'arena in un vero e proprio campo di battaglia urbano. Il giorno seguente, TV e giornali diedero ampio risalto all'accaduto. Servizi speciali, interviste a spettatori e a membri della sicurezza vennero trasmessi a ripetizione. Titoli a tutta pagina parlavano di rivolta al Riverport e concerto dei Guns N' Roses degenerato in violenza, mentre l'opinione pubblica rimase sconvolta di fronte all'entità dei danni e al numero dei feriti. Il resoconto ufficiale di quella serata riportò oltre 60 feriti tra spettatori e membri della polizia, 15 arresti e danni materiali superiori ai $200.000. A seguito degli eventi, la band fu costretta ad annullare le 3 date successive del tour e venne di fatto bandita da St. Louis. In risposta alle critiche ricevute, Axl Rose, durante uno dei concerti successivi del tour, salì sul palco indossando una maglietta con la provocatoria scritta St. Louis Sucks. Un gesto che non fece altro che alimentare ulteriormente le polemiche. Un frammento di quella stessa esibizione, in cui Rose indossava proprio quella maglia, venne poi inserito nel videoclip ufficiale della band per la canzone Dead Horse. Inoltre, come ulteriore atto di sfida, la band inserì la scritta Fuck You St. Louis nelle note di copertina dell'album Use Your Illusion. Intervistato in seguito, Rose spiegò che l'episodio con il fan era stata soltanto la goccia che aveva fatto traboccare il vaso. Già dall'inizio del concerto, infatti, il frontman si era accorto che la sicurezza non stava svolgendo il proprio compito. L'arena era piena di persone con bottiglie e persino coltelli, a dimostrazione del fatto che ai varchi d'ingresso non era stato effettuato alcun controllo. Senza dimenticare che in quel periodo Rose era una sorta di bomba a orologeria. Va anche ricordato che negli anni 90 molte band ai loro concerti vietavano severamente l'ingresso a videocamere e macchine fotografiche. L'obiettivo era prevenire la diffusione non autorizzata di bootleg e la vendita non autorizzata di foto, fenomeni molto diffusi e temuti dagli artisti dell'epoca. Il 12 luglio 1992, a distanza di un anno dalla rivolta di quella sera, Axl Rose venne arrestato all'aeroporto di New York a seguito di un mandato emesso dalle autorità locali. Il frontman rimase in custodia per 10 ore prima di essere rilasciato con l'impegno di costituirsi nei giorni successivi. Il 14 luglio, Rose affrontò le accuse legate al caos scoppiato durante il concerto, ricevendo infine 2 anni di libertà vigilata e risultando non direttamente responsabile per aver innescato la rivolta. La vicenda con Bill Stephenson, il fan coinvolto nell'episodio della foto, e che sosteneva di aver subito danni da parte di Rose, si concluse pacificamente con un compenso offerto dal cantante, ponendo fine a ogni contenzioso legale. Per dimostrare che ormai la questione era completamente chiusa e che non vi era alcun rancore, Rose autografò personalmente a Stephenson la famigerata foto scattata quella sera. Il concerto dei Guns N' Roses di quella sera rimane ancora oggi uno degli episodi più controversi nella storia del rock. L'evento, passato alla storia come il Riverport Riot, segnò un punto di svolta nella carriera della band e nella percezione pubblica del gruppo. Quella serata è diventata un capitolo indelebile della leggenda della band americana, simbolo di passione, tensione e dell'imprevedibilità del loro spirito rock.